Ciao e bentornato sul canale di Tutto Irrigazione. Sono Federico e nei video precedenti abbiamo iniziato a capire il nostro giardino e il nostro terreno. Ma c'è un altro pezzo del puzzle fondamentale, forse il più importante. Prima anche solo pensare di comprare un irrigatore o tubo, sto parlando della pressione e della portata della tua acqua. E cosa sono? E perché ignorarle è come navigare a vele senza sapere da che parte tira il vento? Oggi ti svelo che nel mio corso online Irrigazione da giardino, dai primi passi al progetto perfetto, è inserita l'esatta procedura del test del secchio, per avere finalmente un'idea chiara delle differenze. Dai primi passi al progetto perfetto troverai la procedura del test del secchio per avere finalmente un'idea di cosa sono. Pensa all'acqua del tuo rubinetto come al motore del tuo futuro impianto. La pressione è la forza con cui l'acqua esce. E se è troppo bassa, gli irrigatori faranno fatica, i getti saranno deboli e l'impianto non ce la farà. La portata invece è la quantità di acqua che puoi avere in un certo tempo, tipo litri al minuto. Se vuoi far funzionare tanti irrigatori insieme, ma hai poca portata, semplicemente non avrai abbastanza benzina per tutti. Senza conoscere questi due valori, anche se approssimativamente, ogni scelta che farai sui materiali sarà un tiro alla cieca e rischierai di spendere soldi per un impianto che poi non funzionerà come dovrebbe. È uno degli errori più comuni e costosi. Con questi due dati puoi fare un calcolo molto semplice per avere un valore esatto per la tua portata disponibile. Con una checklist scaricabile e un video tutorial passo passo, sempre nel corso, ti spiego esattamente come fare il test in modo accurato, come eseguire i calcoli per la portata e soprattutto come interpretare questi numeri per le tue prime valutazioni. Quello che voglio farti capire è l'importanza di fare questo test e di avere questi dati prima di ogni altra cosa. Perché questa insistenza su pressione e portata? Perché questi due valori determineranno quanti irrigatori potrai far funzionare contemporaneamente su un'unica linea. Se certi tipi di irrigatori sono adatti a casa tua perché richiedono magari più pressione. Come dovrai dividere il tuo giardino in zone per assicurarti che ogni area riceva abbastanza acqua. Ignorarli significa progettare al buio e fidati, il risveglio può essere amaro. La misurazione precisa fa tener conto delle inevitabili perdite di carico dei tubi e come usare questi dati per dimensionare correttamente l'impianto, scegliendo i diametri dei tubi, il numero di elettrovalvole e la centralina. Queste sono competenze più avanzate che, come potrai immaginare, richiedono un approccio più strutturato. Ma il punto di partenza è sempre lui, il test del secchio e la consapevolezza di quanta potenza idrica hai realmente a disposizione. Se questo video ti ha aperto gli occhi sull'importanza di questi dati, lascia un like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale. E se vuoi la guida completa con la checklist, il video tutorial dettagliato sui test e imparare come usare pressione e portata per fare le scelte intelligenti della progettazione di base del tuo impianto di irrigazione, il link al corso Irrigazione da giardini dai primi passi al progetto perfetto ti aspetta qui giù in descrizione. Lì questi numeri prendono davvero vita. Ciao e al prossimo video.